ho scoperto come viene prodotto lo spumante Ferrari del gruppo Lunelli, una delle aziende più famose di Trento, che con 150 milioni di euro di fatturato non solo è famosa per lo spumante Ferrari, per anni sponsor della Formula 1, è usato anche per i brindisi al Quirinale, ma il gruppo conta anche brand di prosecco, grappa, vini fermi e poi il mio preferito, la cedrata Tassoni. In questo video entro in azienda, nelle cantine, nella produzione e poi parlo con Alessandro e Camilla Lunelli che nella loro Villa Margon mi hanno raccontato la loro storia, il dietro le quinte dell'azienda e mi hanno anche portato con loro a mangiare al ristorante stellato Locanda Margon, sempre di loro proprietà. Io sono Marcello Ascani e amo intervistare imprenditori ed entrare nelle aziende e ultimamente sto collezionando esperienze fantastiche nelle eccellenze italiane, perché l'Italia è un paese di imprenditori. E così sono andato a Trento e finalmente sono entrato nei loro uffici principali, dove mi ha accolto Alessandro. Ciao Marcello, benvenuto in Ferrari. Alessandro mi ha fatto fare il tour di tutti gli uffici a partire dalle bottiglie in esposizione all'ingresso. Questa ad esempio è un esemplare unico, una bottiglia nel 95 che si riesce a vedere al fondo invertito, al fondo dall'altra parte, perché una bottiglia di metodo classico per natura non deve mai stare in piedi. Durante la lavorazione deve stare sdraiata, durante tutto il raffinamento affinché i lieviti siano a contatto con il vino, e quando viene portata in tavola come la mettiamo? In una glassette, ovviamente. Questa è stata donata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ci ha ringraziato. Questa è una bottiglia meravigliosa per noi, siamo stati gli unici a poter fregiarsi dell'uso delle 3 bandiere italiane per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quando sono arrivato con mia sorella e i miei cugini, ci ho detto: voi siete quelli del Ferrari, grazie per la bottiglia che mi avete omaggiato. E pensare che il nostro presidente potesse ricordarsi di questo evento per noi è stato molto emozionante. Il Giulio Collezione sono bottiglie di Giulio Ferrari che facciamo ogni alcuni anni solo nelle annate migliori e affiniamo per circa 20 anni sui lieviti. Questa, per chi ha vissuto l'Expo del 2015, Padiglione Italia, con tutte queste frecce, saette, queste lampi, questa è stata una bottiglia dedicata proprio all'Expo. Siamo poi passati a questo modellino, che è una versione in scala delle cantine delle tenute Lunelli progettate da Arnaldo Pomodoro, uno degli artisti contemporanei italiani più importanti e che per il gruppo Lunelli ha realizzato varie opere. E questa quindi è un carapaccio, il guscio di una tartaruga. Andiamo a scoprirlo all'interno, dove si può vedere le classiche forme artistiche di Pomodoro con tutte queste archi, dardi, saette, frecce che rappresentano proprio il cuore dell'opera del maestro. Per i 90 anni di Ferrari abbiamo creato una piccola scultura, per il centenario di Ferrari una opera di oltre 5 metri che rappresenta le bollicine che salgono al cielo, e poi una decina di anni dopo ci siamo voluti regalare una cantina intera. Sempre a tema arte, all'ingresso ci sono le varie bottiglie in collaborazione con gli artisti. Questa è la nostra collezione della pop art. Mio zio negli anni 80 incontrò Andy Warhol in un ristorante a Milano. Andy Warhol gli schizzò su un piatto, che studiamo ancora, un disegno, e da allora ebbe un'idea: chiedere a degli artisti di pop art di vestire le nostre bottiglie. Quindi da ormai decenni ogni tanto qualche artista di pop art ci manda una bottiglia brandizzata, e abbiamo degli artisti molto famosi come Echaurren, Lodola, Rotella, che negli anni ci hanno mandato le loro bottiglie. Dopodiché abbiamo preso gli ascensori e siamo saliti negli uffici. Quindi ogni giorno in ufficio? Sì, quando non sono in viaggio, perché mi capita tanto di viaggiare. Parte del nostro lavoro ovviamente è anche rappresentanza, mi incontro tanti clienti e mi capita di viaggiare sia in Italia che all'estero. Qua puoi vedere una cascata di F, rappresentano proprio le bollicine del Trento Dock e del nostro Ferrari che salgono verso il cielo. Benvenuti nei segreti dei nostri uffici. Il gruppo conta 400 persone e l'azienda ha 123 anni di storia, per cui siamo passati davanti a tutti i premi vinti in questi anni. Ma forse uno dei più prestigiosi per noi è quello che definiamo le Olimpiadi delle bollicine, The Champagne and Sparkling Wine Championship, una competizione internazionale che si tiene a Londra, fatta da Tom Stevenson e altre persone, Master of Wine di grandissimo spessore, che decidono le migliori bollicine al mondo. E noi per 7 volte siamo stati Sparkling Wine Producer of the Year. Nella stessa sala sono esposte un po' di bottiglie che ripercorrono la storia del gruppo e le varie acquisizioni. La nostra storia ovviamente nasce con Ferrari Trento nel 1902, bollicine, metodo classico, il nostro Trento Dock. Nell'82 acquisimmo questa azienda Segnana, una grappa. Lo scarto, diciamo, della nostra produzione di Ferrari veniva data al signor Segnana per andare in distillazione. Quindi per riuscire a integrare tutta la filiera, la mia famiglia acquisì questa distilleria. Negli anni 80 abbiamo voluto crescere e espanderci non solo nel mondo delle bollicine ma anche nel mondo dei vini fermi, ed è nato Tenute Lunelli. Questa bottiglia è il nostro Villa Margono, uno Chardonnay in purezza, e abbiamo oggi 3 aziende, una in Toscana, una in Trentino e una in Umbria, dove produciamo vini bianchi e rossi di territorio. Questa è forse la più inusuale di tutte. Nell'88 papà e gli zii, io ero ancora piccolino, comprarono una sorgente di acqua minerale, la Surgiva, perché sulla tavola tu hai 3 cose: il cibo, il vino e l'acqua. E l'acqua deve ovviamente essere il gregario, deve essere un po' nascosta perché non deve essere preponderante. La Surgiva si presta a questo, è un'acqua che riesce a
essere abbinata con il cibo, tanto da essere scelta dall'Associazione Italiana Sommelier. Ma volendo giocare nell'alto di gamma delle bollicine, qualche anno fa abbiamo acquisito un'azienda storica anch'essa che ha oltre 200 anni e si chiama Bisol, nel mondo del prosecco. Sempre bollicine, non più metodo classico, metodo Charmat, ma sempre di eccellenza. E per finire l'ultima acquisizione del gruppo, la mitica Cedrata Tassoni, un brand storico nato a Salò sul lago di Garda. Il nostro obiettivo è rilanciarla con anche l'estensione a tonica, ginger ale, ginger beer, cioè prodotti per la mixology. A quel punto siamo passati per gli uffici veri e propri e passando per un migliaio di bottiglie esposte siamo arrivati all'ufficio di Alessandro. Questo è un colpo basso perché normalmente è sempre in grande disordine, ma questo è un mio ufficio dove passerò gran parte delle mie giornate quando non sono in viaggio o in riunione. Poi siamo passati per la sala del consiglio di amministrazione. Questo è un libro preziosissimo del 1600 di Francesco Scacchi, De Salubri Potu Dissertatio. È un libro che abbiamo acquisito da Sotheby, è l'originale e racconta nel 1600 che furono gli italiani i primi a produrre il metodo classico. Purtroppo non abbiamo sfruttato commercialmente l'idea, l'hanno presa i francesi con l'abate Dom Pérignon e lì è nato lo champagne. Siamo passati da una sala da pranzo. C'è anche la foto di mio nonno Bruno, sempre la foto del nonno che degusta e qui guarda, abbiamo un tapiro d'oro. Ce l'ha dato proprio Staffelli, c'è scritto con amicizia perché un giorno passava qui a visitare la cantina a comprare delle bottiglie e l'abbiamo conosciuto e lui ha detto se non vi dispiace vi do un tapiro, però non perché siamo attapirati ma in amicizia. E a quel punto siamo scesi nelle cantine dove custodiscono milioni di bottiglie in ogni formato. Abbiamo quasi 25 milioni di bottiglie qui. Per sua natura il metodo classico si basa sul lungo affinamento, 3-4 anni o anche 10 o 20 anni. Quindi è normale avere tantissime bottiglie che devono riposare per tantissimi anni. Il nostro lavoro spesso è aspettare. Da bambino ricordo che papà mi diceva sempre è come essere in un panificio o a mangiare una brioche, dove senti il profumo del lievito abbinato alla frutta secca, alla frutta matura. Camminando siamo arrivati alla zona del remouage. Questo remouage cos'è? La fase finale dove dobbiamo togliere il lievito dalla bottiglia e quindi i nostri uomini operatori fanno una rotazione, inclinazione della bottiglia per far scivolare il lievito nel collo. Qua puoi vedere la polvere sulle bottiglie perché hanno passato anni nelle nostre cantine, ma ci sono le dita dei nostri operatori che le hanno fatte ruotare. Quindi nelle pupitre, nome francese, ci sono questi fori dove la bottiglia può insediarsi e cambiare l'inclinazione sempre nello stesso foro. Poi noi cosa facciamo? Aggiungiamo questo segno con il gesso in modo che i nostri operatori possano sapere quanto hanno ruotato e inclinato la bottiglia. La nostra azienda in realtà è come un iceberg, ci sono gli uffici che sono proprio la puntina dell'iceberg, ma tutto avviene nel sottosuolo, sottoterra, dove non si vede. Abbiamo decine di migliaia di metri quadri, perché per tenere 25 milioni di bottiglie e in più lavorarle servono spazi. Questi sono i nostri Jeroboam, quindi 3 litri, lì ci sono i 6 litri Matusalem, perché tutte le bottiglie, sia da 3 che da 6 litri, noi le facciamo veramente come si fa il metodo classico, quindi con la seconda fermentazione in bottiglia senza travasi. Quelle bottiglie hanno quella reticella, perché il metodo classico ha 5-6 atmosfere di pressione, quindi è una piccola bombetta. Quella reticella fa sì che se per sbaglio ti scivola quella bottiglia che ha 6 litri di vino all'interno, non vadano vetri ovunque ma rimangano vicini a te. Viste le cantine siamo andati ancora sotto nella parte di produzione, dove ci sono enormi serbatoi dove avviene la prima fermentazione. Al piano superiore ci sono le presse. Il mosto arriva nei serbatoi dove avviene la prima fermentazione alcolica e al termine di questa prima fase abbiamo già un vino grezzo. Questo è il segreto del metodo classico: 2 fermentazioni, la prima tendenzialmente in acciaio o in legno, la seconda rigorosamente in bottiglia. A quel punto Alessandro mi ha fatto assaggiare un po' di questo vino grezzo, abbiamo fatto un mini brindisi e siamo scesi ancora nel piccolo museo all'interno delle cantine. Giulio Ferrari si recò in Champagne per capire come produrre un grande metodo classico e poi tornò in Italia con le barbatelle di Chardonnay. Il Trentino, grazie all'altura delle sue montagne, può replicare il microclima della Champagne, ovvero l'escursione termica fra giorno e notte, che è fondamentale perché le uve evolvano e maturino con sostanze profumate e sapori, ma allo stesso tempo mantengano l'acidità. Questa macchina per noi è fondamentale per capire e spiegare quanto Giulio Ferrari ci tenesse alla qualità del prodotto. 100 anni fa si fece creare una macchina interamente in argento come questa per la fase di sboccatura, per travasare da una bottiglia all'altra. Il vino nel passaggio toccava solo argento. Oggi c'è l'acciaio inossidabile, ma 100 anni fa non era disponibile. E Giulio Ferrari investì su un macchinario così importante proprio per mantenere la qualità. Una fotografia degli anni 60 che riprende mio nonno Bruno, con a destra mio padre Mauro e a sinistra mio zio Gino. Come si può vedere, felici, entusiasti davanti a una bottiglia di Ferrari e sullo sfondo delle botti di legno. Questa bottiglia è un esempio di quello che avviene durante la seconda fermentazione. Quando il vino base, dopo aver riposato nelle vasche di acciaio, viene travasato all'interno delle bottiglie, aggiungiamo dei lieviti e dello zucchero per effettuare la seconda fermentazione, che è la fase caratteristica più importante del metodo classico. E qui si può proprio vedere il lievito
sdraiato, appoggiato sulla pancia della bottiglia, più anni il lievito rimane a contatto, più si ha un'evoluzione del prodotto. Come abbiamo detto, la fase del remoage è quella finale, perché al termine della seconda fermentazione tutti i vari lieviti che si sono depositati sulla bottiglia vanno piano piano trasportati sul collo. Siamo nella zona più importante e segreta dell'azienda, custodita da un portale. Qui abbiamo 123 anni di storia, con bottiglie degli anni 30 e ovviamente la prima edizione del Giulio Ferrari Riserva, 1972. Pensa che mio padre iniziò questa produzione, era l'enologo di famiglia, nascondendo alcune bottiglie ai suoi fratelli. Le nascose in cantina perché in quegli anni la spinta economica e commerciale faceva sì che ogni bottiglia veniva venduta. Quindi lui dovette nascondere queste bottiglie senza dirlo ai suoi fratelli e queste bottiglie le riportò ai suoi fratelli nel 1980 e da lì nacque il Giulio Ferrari Riserva. A quel punto siamo arrivati nella parte finale, dove le bottiglie vengono imballate e spedite. Le bottiglie arrivano al termine della fase di remoage, dove ormai tutti quanti i lieviti sono nel collarino e qua una macchina si occupa di ghiacciare i lieviti e un'altra di stapparli via. Dopo aver ghiacciato il collo della bottiglia la si può ruotare e come si vede rimane un tappo di ghiaccio dove è intrappolato il lievito. A questo punto avviene la vera sboccatura. Aprendo la bottiglia la pressione interna fa espellere in maniera naturale il tappino di ghiaccio e la bottiglia viene naturalmente illippidita. Dopodiché le bottiglie vengono riattappate con il tappo di sughero, vengono applicate tutte quante le etichette e vengono confezionate. Terminata la parte di produzione ci siamo diretti in macchina verso Villa Margon, una villa bellissima e storica di proprietà della famiglia. Siamo all'interno di Villa Margon. Questa è la sala di Carlo V, una sala del 1500 con affreschi mai ritoccati, soffitti e volte a cassettoni completamente intonsi dell'epoca. Villa Margon è un posto bellissimo ed è anche visitabile. Appartiene sempre alla famiglia Lunelli ed è una villa del 1500, piena di affreschi, opere, sculture e un letto appartenente a Carlo V. Una volta vista la villa, ci siamo poi spostati a Locanda Margon, il loro ristorante stellato. Quello che è il cuore pulsante di Locanda Margon, dove ci divertiamo a fare, si spera, degli ottimi piatti, ma questo è proprio un vero laboratorio di sperimentazione per abbinamento cibo-vino, da cui nascono le idee alla ricerca dell'abbinamento perfetto. Cosa ci hai preparato oggi? Oggi prepariamo alcuni dei piatti, diciamo, classici dei nostri menù. Sono dei piatti che in qualche modo si ispirano al territorio trentino, insomma ricco di ispirazioni, e andremo a vedere proprio questo lavoro che facciamo con gli abbinamenti con i nostri Trento Doc di Casa Ferrari. Vediamo l'ora. Al ristorante ci siamo fatti un bel menù degustazione dove ogni portata era accompagnata da una bollicina diversa. Con queste Amuse Bush in Locanda Margon stiamo abbinando il nostro Ferrari per lei 2018, che è il flagship, proprio l'impronta caratteristica della nostra azienda. È un vino che fa almeno 5 anni di affinamento sui lieviti per essere un equilibrio del frutto, la fragranza dello Chardonnay, perché è un 100% Chardonnay, con la complessità, la struttura e la profondità data dagli anni di affinamento sui lieviti. Quindi Ferrari per lei, cin cin. Come vedete, chi è in una famiglia con un'azienda a conduzione familiare storica spesso ha un patrimonio diversificato su un sacco di cose diverse, dalle quote in azienda, alle holding immobiliari di cui parleremo dopo, fino a beni particolarissimi, come ville rinascimentali o ristoranti stellati. Ma se invece, come me, avete semplicemente il vostro cash da investire, fortunatamente le cose si fanno molto più semplici. Infatti, anche senza niente di tutto questo, potete investire in borsa e nel tempo costruirvi il vostro patrimonio. E il vostro alleato perfetto per fare ciò è Trade Republic, una banca tedesca semplice ed efficace da utilizzare, con cui non solo potete investire i vostri risparmi in ETF, azioni, obbligazioni, materie prime, derivati e tanto altro, e dove i piani di accumulo non hanno costi di esecuzione e potete iniziare anche solo con 50 euro, ma è anche un vero e proprio conto in banca con l'IBAN italiano dove potete accreditare anche il vostro stipendio. Inoltre per le tasse non dovete preoccuparvi, infatti il regime è amministrato, pensano a tutto loro. E inoltre vi ricordo che senza fare niente ricevete interessi sulla vostra liquidità non investita, vengono versati ogni mese. Ho fatto un video intero per spiegare tutto quanto come funziona, andatelo a vedere e provate l'app, ci vogliono 5 minuti, vi lascio il link in descrizione. Torniamo al video. Dopo svariate portate, calici di bollicine e altri brindisi, posso farvi ascoltare finalmente anche le 2 chiacchierate con Alessandro e con Camilla, che mi hanno raccontato il loro percorso e i segreti dietro il successo di Ferrari. Posso dire che sono cresciuto parzialmente nell'azienda perché, essendo il figlio di Mauro, che è l'enologo di famiglia da 30-40 anni, per me crescere in azienda, ho sempre voluto dire vivere la cantina.
cantina. Papà portava sempre delle bottiglie a casa per assaggiarle e degustarle. Io ricordo che veniva con queste bottiglie e fin da bambini una piccola lacrima magari si annusava o si assaggiava. E la domanda più difficile però era quando chiedevano: ma cosa fa papà? Fa il vino. Ma cosa vuol dire fare il vino? E ti immagini che sia lì a pigiare l'uva da bambino, quando in realtà ovviamente quando l'azienda cresce vuol dire occuparsi di mille cose, dalla campagna alla cantina al personale. Cosa volevi fare da piccolo? Io ho sempre avuto una attitudine molto scientifica e ho tuttora una grande passione per la matematica e la fisica. Non per niente ho studiato ingegneria elettronica, quindi nessuno mi ha mai imposto né forzato né di stare in azienda né di stare fuori dall'azienda. Credo che la cultura che ci hanno trasmesso i nostri genitori, i nostri zii, sia stata quella di fatti la tua esperienza, accumula crescita personale prima di pensare a quello che farai da grande e quindi potenzialmente tornare in azienda. Mio zio diceva in Trentino: Popo, impara e porta a casa. Questo sì, però non c'è mai stata una vera forzatura. Quando è che sei effettivamente entrato in azienda? Sono entrato nel 2009, dopo che ho fatto un'esperienza un po' in Italia, un po' all'estero. Ho iniziato facendo un po' di consulenza in un'azienda e poi per molti anni mi sono occupato di marketing in una multinazionale, prima in Italia e poi all'estero. Poi immagino dopo un po' che uno impara queste cose, legge casi studio, magari fa consulenza ad altre aziende. Io ho l'azienda mia, queste cose me le devo portare a casa per la mia azienda, no? Sì, direi che è stato un po' un valzer. Con mio zio in particolare, io mi ricordo vivevo all'estero, in Asia, e mi diceva: ah, ma come stai? Stai imparando? Guarda che magari un giorno potresti tornare e portare queste informazioni, questa esperienza all'interno dell'azienda di famiglia. Poi a un certo punto vivevo all'estero con la mia attuale moglie e zio mi ha convinto a tornare. Più mio zio che mio padre, devo essere onesto, anche se mio padre ha sempre spinto, certo, ma più per affetto che per desiderio aziendale. Più per averti vicino? Più per avermi vicino, direi. Mentre mio zio, anche per rigore, anche perché lo zio è sempre stato un po' il patron di tutti noi. Non avendo figli, è sempre stato il papà e lo zio di tutti noi nipoti. Quello che forse con occhio più oggettivo è riuscito a vedere il percorso di carriera di tutti e capire, certo, senza le differenze personalità, senza preferenze. A quel punto, dato che il gruppo Ferrari è un'azienda familiare, Alessandro mi ha spiegato come i vari membri della famiglia si siano divisi i ruoli. Alla generazione attuale siamo in 4. Il sottoscritto, mia sorella Camilla e 2 cugini. Ci sono anche altri cugini che non lavorano all'interno dell'azienda di famiglia. Io mi occupo, in particolare, visto il mio background, di parti tecniche, quindi sia delle parti produttive delle nostre aziende tenute Lunelli in Umbria e in Toscana, che di tutto il mondo dell'acqua minerale, quindi di Surgiva, nonché della parte di sviluppo tecnico immobiliare di Ferrari, quindi tutto il grande impianto produttivo che dobbiamo creare nei prossimi anni. La parte più ingegneristica, e poi ho un ruolo di brand ambassador, girare l'Italia, il mondo, portando il nome della nostra famiglia, ma soprattutto dei nostri brand. Mia sorella si occupa della comunicazione di gruppo, un altro mio cugino, il background tecnico da enologo, segue e supervisiona la parte di campagne trentine, nonché supervisiona la qualità di Ferrari. L'altro nostro cugino ha un background finanziario e fa il CEO, il presidente del gruppo. Come dicevamo, Alessandro è entrato ufficialmente nel gruppo a 31 anni, quindi 16 anni fa, per cui ho chiesto in tutto questo tempo cosa avesse imparato. Io, come sono entrato in azienda, ricordo i primi mesi li passavo come un topo da laboratorio all'interno del dipartimento dell'amministrazione, cercando di approfondire i bilanci. Il nostro responsabile amministrativo, che è tuttora con noi, mi ricordo, un giorno mi chiese: ma vuoi occuparti di amministrazione, bilanci, controllo di gestione? E io dissi no, ma io voglio capire tutto di questa azienda. Da ragazzino avevo lavorato anche sia in campagna che in cantina, quindi avevo visto anche i reparti produttivi da dentro. Per me proprio è stata la curiosità di capire i vari settori della nostra azienda e cercare da ognuno di essi di riuscire a estrapolare sufficienti informazioni per poi prendere decisioni, ma non dover scendere a quel livello di dettaglio che vuol dire essere totalmente operativi. Zio Gino diceva spesso: devi sapere tutto un po', ma di niente tutto. Essendo la tua azienda, hai l'opportunità di vedere a 360 gradi ogni reparto. Quindi, ad esempio, la parte economico-finanziaria l'ho sicuramente sviluppata molto quando sono rientrato in azienda. Nelle grandi multinazionali spesso ci si ferma al gross profit, ammortamenti, struttura, finanza, non la vedi perché c'è qualcun altro che segue tutta questa parte. Mentre quando è tu l'azienda, vedi dalla prima linea del bilancio fino all'ultima riga. Il bilancio lo guardi, i conti li guardi? Come famiglia abbiamo delle divisioni molto chiare e questi ruoli fanno sì che io abbia come responsabilità alcuni bilanci. Io sono il CEO delle Tenute Lunelli, sono vicepresidente di Surgiva, il bilancio di Tenute Lunelli è mia responsabilità, il bilancio non tutto ma tutta la parte industriale di Surgiva è mia responsabilità, così come altre parti. Ovviamente anche in questi 16 anni anche il gruppo è cresciuto. Da 15 anni a questa parte sono avvenute grandi cambiamenti. 15 anni fa il gruppo era più piccolino, avevamo meno brand, meno aziende e meno collaboratori che ci aiutavano. Oggi il mondo è sicuramente più complesso e quindi il numero di manager è cresciuto per aiutare noi 4 cugini a governare l'azienda. Abbiamo circa 400 collaboratori
collaboratori. Abbiamo poi acquisito negli anni varie aziende, l'azienda Bisol di Prosecco, l'abbiamo acquisita nel 2014, l'ho presa sotto il mio cappello produttivo e per 5 anni ho aiutato a governare la integrazione all'interno del gruppo. Da pochi anni abbiamo acquisito anche la Tassoni, dove siedo nel consiglio di amministrazione. Una responsabilità che ho acquisito negli anni, ad esempio, è di amministratore delegato di Tenute Lunelli, quindi i nostri brand di vini fermi. Sono delle aziende che danno grande piacere proprio per il particolare prodotto, cioè il vino fermo. Noi siamo più conosciuti per il mondo delle bollicine Trento DOC, perché quella è stata la storia di Giulio Ferrari, di mio nonno Bruno. Sono due realtà, una in Trentino, una in Toscana, ovviamente anche quella Umbra, che abbiamo creato e fondato noi. A questo punto, dato che il gruppo Ferrari ha un sacco di aziende di brand differenti, ho chiesto come funzionasse la struttura societaria. Quindi abbiamo due holding familiari, una che si occupa di diversificazione in particolare nel real estate e un'altra che si chiama Lunelli Holding che si occupa invece della parte industriale. E sotto questa holding, che ha un consiglio di amministrazione fatto dai rappresentanti dei vari nuclei familiari, questa holding non fa altro che definire le strategie di gruppo, ma soprattutto i consigli di amministrazione delle società operative. Ferrari, Prosecco Bisol, Cedrata Tassoni, l'Acqua Surgiva, i vini delle Tenute Lunelli e Grappa Segnana. Quindi queste 6 società hanno dei distinti CDA e non tutti i familiari siedono in tutti i CDA e non tutti i CDA hanno solo familiari. Anzi, da molti anni ci siamo avvalsi di contributi di esterni perché farsi aiutare da persone che hanno grande esperienza nel settore e che ti possono dare un giudizio imparziale sul tuo operato, abbiamo visto che è fondamentale per crescere. Persone che hanno lavorato o nel campo del finance o nel campo della distribuzione o anche in campo della comunicazione. Più o meno come è diviso Il fatturato, Sì. il fatturato di gruppo, che quest'anno è circa 140 milioni, è diviso per 2/3 su Ferrari, Bisol, Surgiva e Tassoni, che fanno la seconda fascia di fatturato, e quindi le Tenute Lunelli e Segnana che seguono a ruota. Quindi la struttura funziona così. Da un lato abbiamo la holding industriale, con tutte le sottoaziende che gestiscono i singoli prodotti, e dall'altro abbiamo la holding immobiliare, che gestisce il tesoro della famiglia investendo sul mattone. Tutta la parte di diversificazione di real estate la seguo io, praticamente un fondo di investimento. Cerchiamo di sviluppare per diversificare, perché sai come si dice? Non mettere le uova nello stesso paniere. In che tipo di immobili investite? Storicamente abbiamo sempre fatto quello che veniva chiamata la pensione di famiglia, cioè una bella casa terracielo con un bel negozio in fondo e degli appartamenti sopra. Da alcuni anni con i miei collaboratori abbiamo cercato di seguire una strategia di diversificazione molto spinta, andando invece a fare investimenti differenti, dal real estate, ovvero costruire e vendere palazzi e case, al mondo dell'hotellerie, che in questi anni sta avendo una spinta molto forte e che conosciamo anche grazie a Ferrari. Quindi sto investendo in alcuni alberghi in località esclusive in giro per l'Italia. All'estero andate ogni tanto? Comprate qualche immobile? Abbiamo fatto qualche investimento in Germania e adesso in Spagna. Bene, ma torniamo alla parte produttiva. Abbiamo citato il fatturato del gruppo, ma i costi? La nostra uva che produciamo nelle nostre campagne, ma anche quella che compriamo da terzi perché seguiamo tanti produttori, ha un costo superiore a 2 euro al chilo. E quando tu la pigi vuol dire che all'interno di una bottiglia superi circa 3 euro, che per il Pinot Nero vanno oltre 4 euro di sola uva all'interno di una singola bottiglia. Qualcuno dice, ma esistono dei vini da 1,50 euro a scaffale, IVA inclusa? Per noi è una follia, perché solo la qualità dell'uva richiede un lavoro in campagna e un'attenzione al dettaglio che fa costare quell'uva. Ma del resto, quando mangi una fragola grande così o una fragola grande così, il gusto com'è? È molto diverso. E se vuoi ottenere un Giulio Ferrari del 1972 e riuscire a invecchiarlo per 20 anni, devi avere grande qualità dell'uva. Profumi, sostanze, aromi. Papà diceva sempre, l'enologo deve andare in campagna. Finché non hai grande qualità nell'uva non puoi fare un grande vino. Anzi, in cantina possiamo solo rovinare la qualità, non possiamo migliorarla. Quanto pesa la materia prima sul totale? Diciamo tra il 10 e il 20. Dai. Sicuramente per noi il costo della materia prima è uno dei punti fondamentali. La parte di cantina e di trasformazione dell'uva è sicuramente importante. Poi avviene il magico mondo del commerciale e del marketing, prima ancora dei costi di struttura. Un esempio può essere l'investimento che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, dove siamo stati partner di Formula 1. Organizzare eventi, partnership, invitare i clienti, piuttosto che permettere ai piloti di festeggiare sul podio, fare anche iniziative tipo una charity molto bella, dove i 3 vincitori di ogni Gran Premio firmavano la bottiglia. Queste bottiglie poi sono state messe all'asta e il ricavato è stato dato in beneficenza. Tutti i prodotti, tra virgolette, di lusso, comunque fascia alta, fondamentale investire sul posizionamento. È importante essere percepiti per la qualità. Quando tu bevi un bicchiere di vino, Sì. tu non bevi un bicchiere di vino e basta. Tu bevi la cultura del vino che sta dietro quel bicchiere. Bevi un po' il sogno di quel brand e delle persone che hanno creato quel bicchiere. Noi a volte lo riassumiamo con l'arte di vivere italiana. In Giappone Ferrari va molto forte. C'è una passione per la cultura italiana e il cibo italiano e tantissimi chef vengono a studiare
studiare da noi, che ha fatto sì che negli anni anche Ferrari si imponesse come un brand di riferimento delle bollicine a metodo classico mondiali. Quando un giapponese ordina una bottiglia di Ferrari, vuole un po' rivivere l'esperienza di essere in Italia, di essere in una piazzetta e godere di una nostra bollicina come se fossi di fronte alle chiese a Venezia o a San Pietro. Quanto tempo passi al lavoro e quando tempo riesci a ritagliare la tua vita? Passo tanto tempo al lavoro, da un po' di anni, da quando ho le figlie riesco a ritagliarmi qualche bella vacanza, ma tendenzialmente quando sono in ufficio entro la mattina alle 8, 8 e mezza e esco spesso dopo le 7 la sera. Non faccio serate e cerco per quanto possibile di non lavorare a casa, anche se qualche volta il computer si apre. Qualche bel weekend salta perché spesso il nostro lavoro è anche la sera, ad esempio, incontrare i clienti e giustamente sedersi attorno a un tavolo e fare degustazioni, piuttosto che il weekend quando ci sono le fiere italiane o internazionali del mondo del vino. Come abbiamo detto, il gruppo è cresciuto negli ultimi anni e anche in questo caso, come nel caso di altre eccellenze produttive italiane, la chiave è stata da un lato avere sempre la maggior qualità possibile e dall'altro imparare a comunicarla. Qualità e comunicazione. Lo abbiamo anche visto per esempio nel video con Mutti. Il principio fondamentale è sempre stata la qualità del prodotto. Giulio Ferrari, quando fondò l'azienda, capì che c'era spazio per una bollicina di grande qualità e 123 anni fa questo era totalmente insolito, un'innovazione pazzesca. Noi abbiamo mantenuto fede a questo rigore della qualità in 123 anni di storia, dal signor Giulio a mio nonno, ai nostri zii, a noi. E questo è il primo pilastro su cui non abbiamo mai voluto transigere minimamente e che ci permette di andare sui mercati internazionali, affrontare le sfide con tutti i migliori champagne al mondo, nonché le altre bollicine, sempre a testa alta. Il secondo punto è la comunicazione. Credo che in particolare nostro zio Gino sia stato veramente un precursore già negli anni 60-70, ma anche negli anni 80, della comunicazione utilizzando quello che oggi si chiama il below the line, quindi non la classica pubblicità in televisione. Per tantissimi anni ci siamo fregiati del fatto di non aver mai fatto una pubblicità in assoluto, ma facevamo altre tipologie di comunicazione, che voleva dire ad esempio star molto vicini al mondo della stampa. Da bambino ho avuto la fortuna di conoscere Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca, grandi nomi del mondo del giornalismo, e quindi far raccontare a queste persone che si appassionavano della storia della nostra famiglia di Ferrari la storia della nostra azienda. Oggi questo ovviamente è cambiato e il mondo dei social sta un po' prendendo il piede come mezzo di comunicazione, ma il contenuto deve rimanere sempre quello di arte di vivere, quindi di lifestyle. Abbiamo vissuto nei decenni momenti di brindisi famosi istituzionali importanti, presidenti della Repubblica, e mi piace citare Pertini, che quando entrò in sede al Quirinale vide una bottiglia di champagne e disse: io voglio spumante italiano e quindi Ferrari e non voglio vedere champagne. Quindi siamo da decenni partner del Quirinale nei brindisi famosi. Siamo stati nel 1982 al Bernabeu a festeggiare l'Italia che ha vinto i mondiali. Siamo stati tante volte sui podi della sci con Sofia Goggia. Recentemente ha vinto la Brignone, a Olin Zivona anche, che ha festeggiato tante volte con Ferrari. Siamo stati partner con Luna Rossa. Quindi momenti istituzionali, sportivi, anche con gli Emmy Awards o Cinema di Los Angeles. Tutti momenti dove Ferrari è riuscita a giocare un ruolo sia per la qualità che per il posizionamento di grande livello. A quel punto ho parlato con Camilla, sorella di Alessandro e responsabile di tutta la parte di comunicazione, ma anche di quella di sostenibilità. È laureata in Bocconi e prima di andare in azienda ha fatto un po' di esperienza in consulenza, ma poi ha trovato un'altra strada. Il sogno del cassetto però era un altro, era maturato già negli anni dell'università ed era quello di restituire la grande fortuna che pensavo e penso tuttora di aver avuto nella vita, non solo per il fatto di venire da una famiglia imprenditoriale, ma soprattutto per il fatto di venire da una famiglia che mi ha dato tanto affetto, tanto amore e anche in un posto geografico del mondo fortunato come l'Italia. Ho mandato quindi un curriculum alle Nazioni Unite e dopo un processo di selezione piuttosto complesso mi è stata fatta l'offerta di andare a lavorare in Niger. Ad oggi al centro delle rotte migratorie, quindi anche un po' più noto, all'epoca aveva solo il triste primato di essere il paese più povero al mondo. Sono partita con un contratto di un anno appunto con UNDP, che è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. L'anno poi sono diventati 2 e 3 in Africa, perché dopo il Niger mi sono trasferita in Uganda per lavorare con un'organizzazione non governativa. Un percorso che ricordo veramente con un pizzico di nostalgia, ma che ad un certo punto ho anche scelto di abbandonare, perché è arrivata un po' la chiamata da parte dello zio Gino, che è stato per tanti anni presidente dell'azienda e quello che un po' ha
ha chiamato tutti noi nipoti perché pensava che io potessi essere la persona giusta, in particolare per occupare il ruolo di direttrice della comunicazione che occupo tuttora e che è sempre stata un'area molto importante. Ho lasciato quindi l'Uganda, era un inizio luglio del 2004 e dopo veramente pochi giorni sono entrata in cantina e da allora è partita questa grande avventura imprenditoriale. Come dice anche Camilla, il passaggio generazionale per i Lunelli è stato naturale. Una cosa fortunatissima perché spesso le aziende familiari vanno in fumo proprio a causa di questi passaggi, dal papà al figlio e poi al nipote. Da un certo punto di vista il giovane di famiglia deve veramente sognare di intraprendere quel percorso e desiderarlo. D'altro canto è fondamentale che la famiglia decida che lui è la persona giusta per occupare un determinato ruolo. Questo è un processo che per quanto riguarda la nostra generazione è avvenuto in maniera spontanea, ma che abbiamo successivamente deciso di codificare in patti di famiglia che sono a mio avviso veramente uno strumento fondamentale per far sì che la famiglia sia in un'azienda familiare un fattore di successo e non un ostacolo. Certo. Non solo, il fatto che un'azienda sia di proprietà familiare può essere di ostacolo all'attrazione dei talenti, quindi anche per questo abbiamo formalizzato anche il ruolo dei familiari in azienda. Noi abbiamo messo determinate regole che i nostri figli e i nostri nipoti dovranno seguire prima di pensare di entrare in azienda. Vuol dire che dovranno avere una laurea in alcune discipline rilevanti, dovranno avere un tot anni di percorso professionale al di fuori del gruppo di comprovato successo, dovranno parlare almeno 2 lingue straniere, aver lavorato all'estero, eccetera, eccetera. Guardiamo anche al fatto che sia giusto poi lasciare il timone di un'azienda al momento giusto. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un passaggio generazionale piuttosto anticipato. Nostro padre e i nostri zii hanno lasciato le deleghe operative nel 2005 a noi nuova generazione, quando noi avevamo più o meno 30 anni e loro fra i 60 e i 70. Lo stesso aveva fatto il nonno con loro, pur essendo ancora giovane e in ottima forma. Nel caso in cui non avvenisse naturalmente, abbiamo fissato anche dei limiti superiori. Te ne devi andare a una certa età, diciamo. Sì, te ne devi andare, sì, è giusto lasciare largo ai giovani. Sì. Ci sono aziende familiari italiane che hanno il pater familias di 85 anni, che non solo è al timone, ma è ancora monarca assoluto di tutto. Nostro zio al momento del passaggio generazionale ci ha detto qualcosa secondo me di molto importante e ha detto, alla mia età, appunto lui aveva più o meno 60 anni, dice: le aziende si gestiscono ma non si innovano, non si sviluppano. Voi riuscite a capire dove andrà il mondo, dove andrà il consumatore, e questo tipo di evoluzione non è più nelle mie corde. Insomma, uno dei vari aspetti del successo del gruppo Ferrari è proprio il modo naturale ma anche intelligente in cui è avvenuto il passaggio generazionale, per cui Alessandro, Camilla e i suoi cugini sono tutti ancora motivati e competenti per portare avanti il gruppo. E se c'è un altro aspetto vincente proprio del gruppo Ferrari, oltre alla qualità che abbiamo già trattato, questo è sicuramente la parte di comunicazione, fondamentale per i brand di alta fascia come Ferrari. Credo innanzitutto che sia fondamentale che la comunicazione di un brand sia fortemente autentica. E noi abbiamo la fortuna di avere veramente delle basi, delle radici estremamente solide che sono fatte di una storia di oltre 120 anni, ricerca continua dell'eccellenza. È anche importante che questo tipo di impegno venga sancita esternamente. È importante che il consumatore apprezzi dal punto di vista organolettico naturalmente quello che ha nel calice, però è anche importante che si faccia guidare da chi ha magari palati più raffinati o più esperienza nel mondo del vino, quindi parlo di guide di settore, parlo di grandi sommelier, di opinion leader internazionali. Ecco, noi intratteniamo rapporti con tutto questo mondo. E rendo un esempio su tutti: c'è un signore inglese che si chiama Tom Stevenson, che è la persona che probabilmente ha più esperienza nel mondo dello champagne, ha scritto l'enciclopedia di Christie's per lo champagne e ha lanciato un po' di anni fa una competizione che si chiama Champagne and Sparkling Wine World Championships. E voi avete vinto? Ecco, noi abbiamo avuto il piacere e l'orgoglio di vincere il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year, quindi produttore dell'anno, ben 7 volte in questa competizione. Noi a quel punto facciamo cassa di risonanza di quello che è un giudizio estremamente autorevole ed esterno a noi, quindi il nostro lavoro è anche quello di raccontare questo tipo di premi, di riconoscimenti. Fare in modo che gli esperti di settore consiglino Ferrari, che i ristoranti lo scelgano, lo abbinino con i propri piatti, che gli
chef lo apprezzino, anche quello è un canale di comunicazione in un certo senso. È fondamentale. Quello che noi facciamo è soprattutto attività di education rispetto ad esempio ai sommelier. E poi voi avete rapporti con la stampa? Certo, oltretutto noi abbiamo sempre gestito internamente tutta l'attività di ufficio stampa proprio per poter avere un rapporto diretto. E poi ci sono le partnership. Che passa veramente da quello che è il mondo istituzionale, anche di momenti estremamente importanti, solenni per lo Stato italiano, a quello che è il mondo dello spettacolo e dello sport. Io ricordo uno dei primi viaggi che feci appena entrata in azienda, era stato a Los Angeles proprio per la notte degli Oscar, una serata incredibile. Hai partecipato? Sì, era la festa che Elton John teneva proprio al termine degli Oscar, una serata straordinaria. Siamo stati poi il brindisi ufficiale degli Emmy Awards per tanti anni, sempre a Hollywood. E queste sono partnership? Sì, per quanto riguarda gli Emmy eravamo proprio il brindisi ufficiale, e poi abbiamo lavorato anche tanto sul mondo dello sport, anche perché il brindisi della vittoria nello sport è un momento iconico in cui insomma si brinda e si festeggia. Quello della Formula 1 è proprio il podio in cui è nato il rituale di spruzzare le 4 bollicine. anni, giusto? Dal 2021 al 2024, una bellissima avventura. Per noi è stata veramente una partnership molto molto efficace. Sì, immagino. Perché si pensa alla visibilità della bottiglia sul podio, e questa sicuramente c'è stata, perché a differenza di altri sport lo show sul podio nella Formula 1 è ancora parte della gara, ma altrettanto importante è stato il fatto di poter avere migliaia e migliaia di contatti in tutto il mondo che vanno a godersi non solo le 2 ore della gara, ma un weekend intero nelle aree hospitality, e hanno potuto quindi non solo vedere la nostra bottiglia sul podio, ma anche degustare le nostre bollicine. Visto che vogliamo essere un po' ambasciatori dell'arte di vivere italiana, collaboriamo molto anche con altri brand dell'alto di gamma italiano. Abbiamo fatto delle collaborazioni molto belle, tipo limited edition con Zegna in passato, con Missoni, con anche marchi del design, e questo secondo me è anche molto positivo per portare in particolare all'estero un concetto di italianità a 360 gradi. Tra l'altro ci sono film famosi in cui compare Ferrari? Sì, sono una serie di film, soprattutto film italiani un po' datati degli anni 60-70, in cui noi stessi abbiamo trovato la nostra bottiglia magari ben in vista su un tavolo. E mentre in tempi più recenti è stato molto bello avere il nostro Ferrari nel film To Rome with Love di Woody Allen, che era veramente un po' un inno alla bellezza italiana, e per me è stata anche una bella occasione. Ho partecipato alla prima, ho avuto modo di conoscere Woody Allen e il resto del cast. Quindi. Ora però che ha citato Woody Allen, ho dovuto chiedere quali fossero gli altri VIP che ha incontrato durante il suo percorso. Per quanto riguarda la musica, al piacere di incontrare Sting, che è anche lui stesso produttore di vino. Ho avuto modo di visitare la sua bellissima tenuta, il Palagio. Si bevevano i suoi vini, ma anche le nostre bollicine. Ricordo il Ferrari per le rosé, quindi è stata così una degustazione combinata. Per quanto riguarda il mondo istituzionale, oltre a diversi presidenti della Repubblica, abbiamo portato la bottiglia numero 1 della riserva che abbiamo dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia al Quirinale. L'abbiamo offerta al presidente Napolitano, e che ci ha poi risposto con una bellissima lettera in cui parlava del motto di simpatia e entusiasmo che avevamo portato. E poi un altro grande presidente che ho avuto modo di conoscere è stato Barack Obama. Quando è stato a Milano aveva avuto occasione di bere le nostre bollicine Ferrari la sera prima a cena, e quando ha incontrato me e mio cugino le ha commentate dicendo delicious, per cui insomma ne siamo onorati. Un altro episodio particolare legato al mondo delle istituzioni è stato il presidente Ciampi. Ci trovavamo proprio a cena qui a Villa Margoni in occasione del premio De Gasperi, quando il presidente è stato male. Era già piuttosto anziano, era agosto, avevamo avuto una giornata molto intensa, si è sentito male e si è adagiato sul letto che sta proprio nella sala a fianco a quella in cui siamo ora. Un momento di brivido, perché insomma certo. Il presidente che sta male in casa tua non è una bella cosa, sì. Però con grandissima prontezza di spirito. Poi il giorno dopo, quando si è ripreso, la stampa gli ha chiesto di questo malore, lui ha detto no, che in realtà non era stato male,
ma voleva solo essere il secondo dopo Carlo V ad adagiarsi sul letto del 500 che si trovava a Villa Margone. In tutto ciò lei si occupa anche di sostenibilità, verso cui il brand Ferrari fa moltissima attenzione, per esempio compensando tutte le emissioni della cantina, ma ancora di più facendo moltissima attenzione al territorio. Sostenibilità per noi oggi è estremamente legata al territorio. Il nostro territorio trentino da tutelare, da promuovere, da valorizzare. Quindi quello che facciamo ormai da molti anni è coltivare esclusivamente in maniera biologica tutti i nostri vigneti di nostra proprietà, che sono anche peraltro certificati biodiversity friendly. E poi abbiamo voluto trasferire questa cultura della sostenibilità sul territorio ai nostri oltre 600 conferenti di uva. E a questi conferenti di uva, che sono piccoli viticoltori trentini, abbiamo chiesto di rispettare un protocollo che si avvicina molto a quello del biologico. Si chiama il Vigneto Ferrari per una viticoltura di montagna sostenibile e salubre, che ha quindi l'obiettivo da un lato di aumentare anche la qualità dell'uva prodotta, ma poi si parla di sostenibilità ambientale, quindi di un'attenzione anche a quello che sarà la fertilità futura dei terreni, ma anche di salubrità, quindi di salute di chi lavora nel vigneto. E ovviamente più curi il territorio, più attiri persone, e in particolare, nel caso di Ferrari, persone nel campo dell'enoturismo, cioè i turisti del vino. Enoturismo che rendiamo più attraente non solo offrendo quella che è una visita in cantina, che tante cantine permettono, ma un vero e proprio viaggio nel bello del buono. Quindi l'esperienza che offriamo ai nostri ospiti è quella di visitare la cantina, poi risalire in mezzo ai vigneti di montagna, nella bellezza delle montagne trentine, arrivare nel luogo in cui siamo ora, Villa Margone, una perla rinascimentale e magnificamente conservata, per poi concludere il percorso a Locanda Margone, quindi abbinando le bollicine Trento DOC ai piatti del nostro chef Edoardo Fumagalli e lanciando anche un messaggio importante della bollicine Trento DOC come vino perfetto a tutto pasto ed abbinamento. Terminata anche la chiacchierata con Camilla, ero veramente soddisfatto. Ho mangiato, bevuto, scoperto il dietro le quinte di un'eccellenza italiana, visitato una villa bellissima e ascoltato le storie interessanti e ispiranti di Alessandro e Camilla. Non potevo chiedere più di questo. Scrivetemi in un commento cosa vi ha colpito di questo episodio nelle eccellenze italiane. Noi ci vediamo con un prossimo video.